Ciao a tutti e benvenuti in questa prima lezione di anatomia, ovvero la scienza che studia la morfologia, cioè la forma e la struttura del corpo umano. Possiamo descrivere il nostro corpo in due modi, dividendolo in regioni oppure in livelli gerarchici. Per quanto riguarda le regioni, distinguiamo due componenti del corpo, quella assile, che evidenzio in blu, e quella appendicolare che evidenzio in rosso. La prima, quella assile, è formata dalla testa e dal tronco, mentre la seconda dai due arti superiori e dai due arti inferiori. Queste regioni del corpo si possono ulteriormente scomporre, la faccia e il cranio, per esempio, formano la testa, mentre il collo, il torace, l'addome e la pelvi formano il tronco. Ciascun arto superiore è costituito da un cingolo scapolare, un braccio, un avambraccio e una mano, mentre ciascun arto inferiore è costituito dal cingolo pelvico, dalla coscia, dalla gamba e dal piede. Un altro modo per descrivere l'organismo umano è quello di dividerlo in 6 livelli gerarchici, dal più piccolo al più grande. Il primo livello è quello chimico. Come tutta la materia, anche noi siamo fatti di atomi e di molecole in continua interazione tra di loro. Queste molecole vanno a formare le cellule, la nostra unità strutturale e funzionale, il mattone della vita, e rappresentano il secondo livello gerarchico di questo schema. Le cellule si specializzano e si organizzano tra di loro a tal punto da formare i tessuti, ovvero insiemi di cellule strutturalmente simili tra di loro, associate per funzione. Il livello successivo è quello degli organi, cioè quelle strutture anatomiche costituite da un'associazione di tessuti che esplicano una propria funzione nell'ambito delle funzioni generali di un apparato. Più organi che collaborano insieme per le stesse funzioni formano il penultimo livello della nostra scala, ovvero quello degli apparati e dei sistemi. L'insieme di tutti questi apparati e sistemi forma l'organismo umano, l'ultimo livello di questa gerarchia. Il primo livello, quello chimico delle molecole, non viene studiato dall'anatomia, ma da una disciplina affine che si chiama biochimica. Si comincia a parlare di anatomia dal livello successivo, ma per essere più precisi, le discipline che studiano le cellule e i tessuti si chiamano rispettivamente citologia e istologia. Queste due discipline insieme formano quella che viene chiamata anatomia microscopica, cioè l'anatomia delle strutture visibili solo al microscopio. Tutti gli altri livelli, visibili ad occhio nudo, vengono invece studiati dall'anatomia macroscopica, che a sua volta può essere suddivisa in tre categorie principali. L'anatomia di superficie studia il corpo umano così come appare dall'ispezione e dalla palpazione delle strutture superficiali e va così ad individuare i punti di repere del nostro corpo. In questa immagine vedete qualche esempio sulla mia mano. Si tratta di una disciplina particolarmente utile in tutti gli ambiti sanitari. L'anatomia sistemica invece tende a descrivere il corpo suddividendolo in sistemi e organi, mentre l'anatomia regionale o topografica descrive il corpo suddividendolo nelle regioni di cui vi parlavo prima, insomma. Si tratta ovviamente della stessa disciplina, ma che espone le varie parti del corpo in ordine diverso, quella sistematica per funzione, mentre quella topografica per localizzazione.